13 settembre del 1980, Franco Giuseppucci, boss della Banda della Magliana, la più potente organizzazione criminale della capitale, viene ucciso da 2 colpi di pistola. A raccoglierne l'eredità è Maurizio Abatino, da tutti conosciuto come Crispino. Il giovane boss si è guadagnato sul campo i gradi di generale. Ha guidato i suoi uomini nella vendetta contro gli assassini di Giuseppucci e si è liberato del suo più temibile nemico, Nicolino Selis, giovane boss di Ostia, desideroso di prendere il comando assoluto dell'organizzazione. Ma agli inizi degli anni '80 Maurizio Abatino deve affrontare altri e più pericolosi nemici. La banda è diventata un'organizzazione a tal punto ramificata che sfugge al controllo del suo stesso capo. Il rischio è quello di una nuova faida sanguinaria. All'interno della banda si sta facendo largo una nuova corrente che presto diventerà un fiume in piena. È il gruppo del quartiere Testaccio, guidato da Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati, criminali di lungo corso. È un tipo, anche lui, introverso, un po' silenzioso apparentemente, però era un tipo che era piacevole incontrarci, fuori da quello che poteva essere qualsiasi attività sua o di gruppo o mia o nostra che è, ci si frequentava e stavamo bene insieme. Aveva una collana di perle rosse al collo. Lui non è che... Noi di solito quando usciva un detenuto dal carcere gli davamo il denaro, no? Danilo non poteva dare il denaro a me, che io avevo quanti a lui, non di più. Allora si è tolto questa collana e me l'ha messa al collo. Quello voleva dire... me te porti addosso. Era un samurai, con il senso dell'onore, con tanto coraggio. E non ci sono samurai. Non li ho trovati più, perlomeno. Abbruciati è un cane sciolto e negli ambienti della mala tutti lo conoscono con il nome di Camaleonte per le sue frequentazioni in gioventù di un'omonima gang criminale. È un guerriero solitario. Lo è fin dalla più tenera età, quando ancora ragazzino infilava i guantoni per seguire le orme del padre Otello, campione italiano di pesi piuma. Ma la strada del pugilato è troppo stretta per un giovane ribelle. Danilo preferisce unirsi a una piccola gang criminale e ben presto scala i vertici della malavita romana. Personaggio già noto alle cronache perché era stato arrestato, processato insieme a quelli che all'epoca venivano chiamati i marsigliesi. Era comunque un personaggio conosciutissimo nell'ambiente romano già. Abbruciati è uno che ha partecipato alla vita criminale a Roma, a Milano, perciò è un bel bagaglio sia tecnico che di esperienze e conoscenze. Ancora giovanissimo, Danilo Abbruciati si lega a Jacques Berenguer e alla sua banda, il clan dei Marsigliesi. A metà degli anni '70 gestiscono ogni tipo di racket nella capitale, sequestri, rapine, sfruttamento della prostituzione. Per Camaleonte sembra così lanciato verso una promettente carriera criminale, almeno fino al 1976. Berenguer, il capo incontrastato del clan dei Marsigliesi, è stato arrestato a New York mentre tentava di vendere droga a degli agenti di polizia travestiti. 23 persone arrestate in tutta Italia, 8 mandati di cattura per spaccio di stupefacenti acquistati con denaro sporco proveniente da alcuni rapimenti. Questo il consuntivo di una vasta operazione dei carabinieri. Il temuto clan dei Marsigliesi viene sgominato. Danilo Abbruciati ha scampato l'arresto, ma torna ai margini della criminalità romana. Finché, nel 1979, il suo vecchio amico Franco Giuseppucci lo convince ad associarsi alla nascente Banda della Magliana. Abbruciati era un vecchio, tra virgolette, naturalmente malavitoso, e che più che altro per ragioni di sopravvivenza in quella che era la nuova situazione di cui dovette prendere atto,
in qualche misura dovette rapportarsi con la banda della Magliana. Si potrebbe parlare nel suo caso di una sorta di concorso esterno, nel senso che mantenne sempre la sua piena autonomia rispetto all'organizzazione, servendosene quando questo poteva essergli utile o necessario. Il Camaleonte si serve spesso della banda per i propri traffici. Dal suo canto, agli uomini di Giuseppucci e Abatino, porta in dote una lunga esperienza criminale e una giovane e abile spacciatrice, la sua compagna Fabiola Moretti. Ero io che ero innamorata, ero una ragazzina, e diciamo che l'ho scelto io, l'ho tormentato io, l'ho voluto io e ancora me lo rimpiango perché secondo me a Bruciati è inclonabile. Si diceva che condizionassi i comportamenti da Bruciati. Infatti tante volte siamo dovuti intervenire a sparare o a picchiare qualcuno a causa di questa signora Moretti che stava con Bruciati. E sta cosa ci pesava, ma soprattutto pesava da Bruciati, che diceva tu ci metterai un sacco di guai con questo. Avevamo un rapporto tempestoso. Anche perché io sono una persona ingestibile, lo ero prima, lo ero adesso, morirò ingestibile, quindi... Agli inizi del 1980, il tempestoso Danilo Abbruciati controlla il traffico di droga nella zona di Testaccio, un quartiere di Roma adagiato sulle sponde del Tevere. Oggi Testaccio è un rione conosciuto per la vivace movida capitolina. Attrae turisti, universitari e ogni ragazzo in cerca di svago. Di giorno come di notte, le strade del caratteristico quartiere sono un allegro via vai di giovani e artisti. Alla fine degli anni 70, Testaccio è un quartiere popolare. Cresciuto all'ombra del Monte dei Cocci, la più antica discarica di epoca romana, e attorno all'imponente Mattatoio, Testaccio è popolata per lo più da contadini e operai. Di notte è territorio franco per ogni genere di traffico. A vegliare su quei traffici i boss Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati, entrambi affiliati alla banda della Magliana. La droga che riversano sulle strade del loro quartiere proviene dalle organizzazioni mafiose di tutto lo stivale. Dalla cosca siciliana di Cosa Nostra arriva l'eroina. Il principale fornitore della banda della Magliana è il boss Stefano Bontate, che agisce sulla capitale attraverso il suo luogotenente Pippo Calò, conosciuto come il cassiere della mafia. A lui spetta riciclare il denaro sporco in attività lecite. È lui il tramite con la mafia dei colletti bianchi. Il gruppo dei Testaccini, assecondando quello che era lo spirito affaristico dei propri componenti, aveva stretto legami con Cosa Nostra e segnatamente con Pippo Calò. Gli affari tra il gruppo romano e Cosa Nostra proseguono indisturbati fino al 1981. Il 23 aprile a Palermo viene ucciso Stefano Bontate, vittima della seconda sanguinosa guerra di mafia che vede l'ascesa dello spietatissimo boss Totò Riina.
Quella che si consuma in Sicilia è una vera e propria mattanza. A centinaia cadono sotto la falce dei corleonesi. Ma è anche un attacco allo Stato, che culmina nell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, inviato come prefetto a Palermo per contrastare Cosa Nostra. Pippo Calò, uomo di Stefano Bontate, si allea ai corleonesi e salva la vita. Le cupe trame siciliane ora si addensano sul cielo di Roma. A Roma la banda della Magliana si divise in due gruppi, quello dei testaccini che si aggregarono di fatto a Pippo Calò, con il quale entrarono in rapporti anche di affari molto intensi, e quello invece primigenio della Magliana, che restò duro e puro e proseguì nei suoi rapporti inizialmente con Stefano Bontade, almeno fino a che questi non venne ucciso. Mentre il gruppo della Magliana, guidato da Abatino, resta ancorato allo spaccio di stupefacenti, Danilo Abbruciati e gli uomini di Testaccio saldano l'alleanza con Calò ed entrano in affari molto più redditizi. Abbruciati, il camaleonte, riesce a mimetizzarsi alla perfezione nel giro della mafia dei colletti bianchi. Lui aveva una villa in Sardegna e siccome lui non piaceva questo mio modo di mangiarmi il denaro, ci teneva che io mi mettessi da parte qualcosa. Mi disse, senti, dalle prossime stecche, cioè divisioni, bottini, io mi ti ritiro una parte e te l'investo in Sardegna, dove c'ho la villa io, che è circondata dalla villa di questo personaggio, tutti i personaggi altolocati, no? Ambasciatori, presidente di questo, presidente di quell'altro. E io dice, quest'estate ci andiamo insieme e te la faccio vedere. E la risposta che mi ha dato lui mi ha fatto passare tutta la vergogna. Mi ha detto, ma vai a fare in culo, tu c'hai a vista, quelli ce l'hanno sotto pelle i tatuaggi. Cioè quelli, i costruttori, i magnati, cosi, sotto pelle. Come a dire, noi siamo delinquenti a vista, quelli lo sono camuffati, mimetizzati, per meglio dire. Poi non so, all'epoca dare soldi a usura non era un reato come è diventato adesso, era una cosa molto soft, infatti Danilo usciva abbastanza presto, insomma. Quindi per me andava bene così, poi io non mi creavo troppe domande. A me qualsiasi cosa avesse fatto andava bene, eh? Non è che i miei fini erano diversi, non è che mi potevo creare il problema col senno del poi, ma all'epoca era così. Il gruppo di Testaccio era già con una mentalità un po' più imprenditoriale e quelli che invece, diciamo, si contrapponevano a loro Abatino e quello che il gruppo che si era creato lui sta ancora un po' col commercio dello stupefacente e basta. La scalata di Abbruciati è inarrestabile. Le sue nuove amicizie contano faccendieri, palazzinari e criminali in doppio petto. Come Domenico Balducci, usuraio già in affari con Pippo Calò. Memmo, come tutti lo chiamano, ha un negozio di elettrodomestici a Campo de' Fiori, piazza nel cuore della capitale. Un eloquente cartello è appeso fuori dal suo negozio. Qui si vendono soldi. Balducci è quello che in gergo i romani chiamano cravattaro, uno strozzino. L'usura e gli affari con la mafia dei colletti bianchi lo hanno arricchito e i soldi gli hanno dato alla testa. È così che Memmo Balducci commette un imperdonabile errore: trattenere per sé una quota di denaro da un versamento di Pippo Calò. Un gesto che il siciliano non gradisce.
È la sera del 16 ottobre 1981. Domenico Balducci rientra a casa, nella sua lussuosa villa all'Aventino. Dal buio spuntano 3 uomini armati. Balducci cade a terra, ucciso da 5 colpi di pistola. Secondo i pentiti, i sicari del cravattaro sono Danilo Abbruciati e il suo fedele compagno di testaccio Enrico De Pedis. I ragazzi della Magliana, gli uomini di Abatino, erano invece all'oscuro di tutto. Come ci si è spiegato? Ci si è spiegato perché il gruppo dei testaccini evidentemente erano soliti agire così. Non c'era comunque tra loro, neanche tra loro, veramente. Sì, era stabilito che ci fosse quel vincolo, ma evidentemente erano un po' ambigui pure tra loro. Anche questo venne visto come un favore fatto a Cosa Nostra, quindi come ad uno sviamento da quelli che erano gli scopi sociali, se così li possiamo chiamare, della banda della Magliana, e quindi una sorta di asservimento o di pericoloso collateralismo a Cosa Nostra. Danilo Abbruciati ha siglato con il sangue di Domenico Balducci la preziosa alleanza con Pippo Calò, il cassiere della mafia. Le sue mire criminali sono alte. Oltre il confine romano è l'orizzonte degli alleati della Magliana. E questo ad Abatino e ai suoi uomini non piace affatto. Il gruppo di testaccio tramite Giuseppucci, morto, Abbruciati, aveva comunque assimilato un'eredità non indifferente, sia imprenditoriale che il movimento economico, rispetto al gruppo che si contrapponeva a loro, diciamo capitanato da Abatino in quel momento, erano molto più elevati. E da parte di Abatino che c'era una sorta un po' di gelosia per questo. È ovvio, vedeva quelli crescere economicamente e comunque di persone, lui più o meno era rimasto ancora allo spaccio dello stupefacente. C'era il sospetto, l'odio, il rancore, perché questi stavano prendendo una strada che non era quella che tutti insieme avevano deciso dovesse essere la strada dell'organizzazione. E chiaramente questa tendenza alla frantumazione, una volta che si attenua lo spirito di vendetta che rappresentava l'unità, finisce per prevalere su quella forza centripeta rappresentata dal ricordo di Giuseppucci, e di qui lo scatenarsi di una guerra all'interno della organizzazione. Quella che fino a poco tempo prima era un'organizzazione compatta e invincibile, si incrina piegandosi ai desideri dei singoli gruppi, che ora si studiano con reciproco sospetto. Maurizio Abatino non resterà a lungo a guardare indifferente gli affari dei suoi ex compagni. Ma intanto Danilo Abbruciati continua la sua ascesa criminale. Ha alleati molto potenti e presto diventerà il braccio di fuoco delle più fitte trame ordite in quegli anni, ancora densi di mistero. La storia del pugile solitario sta per incrociare i destini della nazione. La banda della Magliana, la più temuta e potente organizzazione criminale di Roma,
si è divisa in due gruppi rivali. I maglianesi di Maurizio Abatino, ancorati allo spaccio di droga e crimini di piccolo cabotaggio, e i testaccini di Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis, promotori di una nuova visione criminale. Riciclare i soldi in attività lecite grazie ai contatti con la mafia dei colletti bianchi. Danilo Abbruciati, conosciuto come il Camaleonte, sta scalando in fretta i vertici della criminalità in doppio petto. Per accelerare la sua corsa ha siglato un patto di sangue con Pippo Calò, il cassiere della mafia, uccidendo su sua richiesta. Abbruciati ha tenuto il resto della banda all'oscuro di tutto. È l'ennesimo tradimento e Abatino aspetta il momento giusto per la resa dei conti. A intralciare i piani di Maurizio Abatino è un'imprevista indagine di polizia. Un deposito di armi e munizioni è stato scoperto dalla polizia a Roma, nell'abitazione di un custode del Ministero della Sanità, in viale List all'Euro. Il deposito di armi, munitissimo, sarebbe stato impiantato 2 anni fa da esponenti della malavita comune. L'arsenale era custodito da Biagio Alesse, il portiere dello stabile, un personaggio assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Il 27 novembre del 1981 gli agenti della Digos fanno irruzione al Ministero della Sanità, nel cui sottoscala la banda della Magliana ha nascosto il proprio arsenale. Il custode del Ministero, Biagio Alesse, viene arrestato. Suoi complici 2 noti esponenti della malavita romana. Marcello Colafigli, di 28 anni, in carcere dal 16 maggio scorso perché responsabile dell'assassinio di un giovane ucciso il 17 marzo a Monteverde per un regolamento di conti, e Maurizio Abatino, di 27 anni, arrestato il 14 ottobre scorso con in tasca una pistola proveniente dall'arsenale di Biagio Alesse. Viene ritrovato questo arsenale nei sottoscala e in alcuni diciamo, controsoffittature di numerose armi che erano di pertinenza della Magliana. Fu una scelta operativa intelligente, cioè intelligente per modo di dire, però era un fatto nuovo, sicuramente. Invece di conservare, per esempio, le armi presso le loro abitazioni o nei nascondigli, avevano individuato nel Ministero della Sanità, negli scantinati, uno dei posti, diciamo, al di fuori di ogni sospetto per nascondere tutta una serie chiaramente di armi. La polizia ha accertato per ora che Alesse era in contatto con Franco Giuseppucci, un pregiudicato ucciso lo scorso anno e sospettato di aver avuto contatti con il terrorismo di destra. Nella stessa operazione che ha portato alla scoperta del deposito di armi sono state arrestate altre 3 persone. Si comprenderà che in questo deposito si servivano numerose organizzazioni. La Magliana prestava armi a tutti, quindi dava armi alla Camorra, dava armi ai NAR, dava armi alla mafia. Ricordiamo anche il gruppo di Calò, che chiaramente lavorava su Roma. Per cui era un deposito estremamente importante. L'arsenale al Ministero della Sanità è molto più di un semplice deposito di armi. Custodisce molti dei misteri legati agli anni di piombo. Accusati da Biagio Alesse, Maurizio Abatino e i suoi uomini vengono arrestati. Devono rispondere di quell'arsenale. Ma proprio Alesse, dopo pochi giorni, fa improvvisamente marcia indietro e in una lettera scritta di suo pugno scagiona i ragazzi della Magliana. Biagio Alesse ritratta. In un primo momento individua una serie di personaggi della Magliana, poi ritratta. E cosa fa? Individua non negli anelli deboli, in chi già era detenuto l'autore, no? Del depositario di queste armi. E pertanto, faccio un esempio, Colafigli era già detenuto, pertanto poteva essere tranquillamente individuato come uno dei depositari. Maurizio Abatino ha i suoi metodi per tenersi lontano dalla prigione. Con i ragazzi della sua banda ha messo a punto negli anni una rete di corruzione e clientele che lo tiene al sicuro da ogni arresto improvviso. Per i ragazzi della Magliana c'è una sola regola: restare in carcere il meno possibile e viverlo da padroni. Se tu ti trovi all'interno del carcere
ed hai indumenti firmati, vieni visto anche dagli operatori penitenziari in una maniera diversa. Se tu c'hai un Rolex, se qualcuno sente, la gente che sente, dalle celle che dicono Totò, in questo caso Antonio, sono arrivati i Vaglia, significa che io posso condizionare l'interno del carcere perché ho la possibilità di far arrivare i Vaglia alle persone che ne hanno bisogno. Se c'era disponibilità si sondava nel parlare, o già esisteva comunque, tramite qualcuno si riusciva a avvicinare un medico che era disponibile a testimoniare il falso con i suoi scritti. Noi diciamo soltanto una cosa, più di 5 anni non si possono fare. Fino ai 5 anni la ricevamo, di più no, anche perché 5 anni fatti come le facevamo noi, insomma, erano 2, perché eravamo più stravolti e ubriachi dei champagne che alle prese col tavernello come tutti gli altri detenuti, purtroppo. È l'inizio del 1982. I maglianesi hanno convinto Biagio Alesse a ritirare la denuncia. Dopo la breve visita in carcere, Abatino è di nuovo libero di regolare il conto aperto con il Camaleonte, un tempo alleato e ora rivale. Tra i due è in atto una guerra fredda. Testaccini e maglianesi devono dimostrare il proprio potere al resto della malavita romana. E continuano a farlo con i soliti metodi. Il 18 gennaio 1982 viene ritrovato in un cantiere edile della via Ostiense un cadavere carbonizzato. Ci vogliono 2 giorni per riconoscere in quel corpo scempiato il 31enne Massimo Barbieri. Danilo Abruciati ha regolato un suo vecchio conto. L'omicidio di Barbieri, no? Avviene perché l'Abruciati stesso, che viene attito da un colpo d'arma da fuoco dal Barbieri inizialmente per un motivo di gelosia di donne, quindi con dei futili motivi alla base. Il Camaleonte stringe affari con l'alta finanza, ma non ha dimenticato la strada da cui proviene. La stessa strada su cui Maurizio Abatino non vuole perdere terreno. Un mese dopo l'omicidio Barbieri, Crispino ordina l'esecuzione di Claudio Vannicola, uno spacciatore che non vuole rifornirsi dalla banda della Magliana, giudicandola finita. Un pessimo errore di valutazione. Il 23 febbraio 1982, martedì grasso, Vannicola viene ucciso dai pallettoni di un fucile a canne mozze, uno al torace e uno al volto. Il suo killer indossa una maschera di Paperino. Lo hanno ucciso con un sorriso, cioè si sono messi una maschera carnevalesca, sono entrati dentro una sala giochi e mentre quello diceva full, gli hanno riempito la testa di proiettili. Questi qua sono tutti morti di persone che io lo ricordo da ragazzo, giocavamo a sassate con Vannicola. Poi io devo ripetere sempre la stessa cosa, i soldi sono belli, ma li devi spendere. Perché se tu te li metti da parte, te li vuoi difendere, io non c'ho niente da difendere, perché mi mangio, che ti spacci tu, che me ne frega a me. Invece no, quello che se li mette da parte vuole che siano sempre di più. E qualcuno ne vuole sempre più di te.
Massimo Barbieri e Claudio Vannicola, anche questi sono omicidi commessi per punire chi aveva fatto degli sgarri, possiamo dire, all'organizzazione. Il Barbieri aveva rapporti estremamente conflittuali con Abbruciati e il Vannicola era persona che non aveva capito che era giunto il momento di lasciare spazio alla banda della Magliana. Agli inizi degli anni '80 uno scandalo senza precedenti scuote le coscienze degli italiani. A Castiglion Fibocchi, in una lussuosa villa in provincia di Arezzo, la Guardia di Finanza trova un foglio di carta destinato a cambiare la storia della Repubblica Italiana. Un mistero rimasto chiuso per anni nella cassaforte dell'imprenditore Licio Gelli. Una lista di nomi altisonanti, ministri, militari, giornalisti e imprenditori, tutti uniti sotto il nome della loggia massonica P2, di cui Licio Gelli è il gran maestro venerabile. Una loggia massonica che rappresentava un crogiolo maleodorante di interessi politici, economici, finanziari e criminali, che aveva come obiettivo quello di condizionare in maniera occulta il potere costituito. Dopo pochi giorni, Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano, viene arrestato e processato. Nella lista della P2 c'è anche il suo nome. L'accusa è grave. Calvi, attraverso la sua banca, avrebbe appoggiato le attività economiche della loggia massonica di Licio Gelli. Un groviglio di denaro riciclato e di interessi privati nascosto in società fantasma estere, che coinvolge anche Cosa Nostra e istituti insospettabili come lo IOR, l'Istituto di Opere Religiose con sede nella città del Vaticano. Un mistero ancora fitto che consegnerà Roberto Calvi alla storia con il nome di banchiere di Dio. Quello che è stato dimostrato, o perlomeno quello che una sentenza della Corte di Assise ha accertato, è che Roberto Calvi e il Banco Ambrosiano furono veicolo di attività di riciclaggio immesso da soggetti appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra. È una triste storia italiana, di cui anche Danilo Abbruciati, il boss di Testaccio, sarà protagonista. A coinvolgerlo in questo pericoloso groviglio è Pippo Calò, il cassiere di Cosa Nostra, con cui Abbruciati è in affari da tempo. Calò ha molti interessi su Roma, ma uno sembra preoccuparlo più di tutti: recuperare le ingenti somme che la mafia ha perso negli investimenti di Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano. Roberto Calvi, divenuto non più affidabile perché si temeva che potesse parlare e accusare i soggetti coinvolti nelle attività illecite che egli aveva posto in essere in concorso con altri personaggi. Una persona che doveva essere punita e che si era impadronita o comunque non aveva restituito molta parte del denaro di provenienza illecita che egli aveva contribuito a riciclare. Roberto Calvi viene rimesso in libertà provvisoria e riassume la presidenza del Banco Ambrosiano. Ma la sua situazione continua ad essere disperata. Entra così in contatto con l'uomo delle soluzioni, il carismatico Flavio Carboni, un mediatore amico di alti prelati e politici, ma anche di Pippo Calò e Danilo Abbruciati. Flavio Carboni è un personaggio che dagli inizi degli anni '80 si presenta come un finanziere d'assalto, un faccendiere, secondo la terminologia usata ormai da vari decenni, cioè un personaggio che è alla ricerca di denaro di altri che investe in affari lucrosi. In questa attività è riuscito più volte ad avere denaro anche da parte della criminalità organizzata, da varie fonti di criminalità organizzata. Flavio Carboni conquista la fiducia di Calvi
e lo convince a farsi concedere un forte prestito dal Banco Ambrosiano. Carboni promette che con quella somma potrà aiutare il banchiere di Dio ad uscire dalla situazione disperata in cui si trova. Ma su questo prestito Roberto Rosone, il vicepresidente del banco, non è d'accordo. Era l'uomo attraverso il quale Calvi, che in quel momento era una sorta di anatra zoppa, perché non in grado, essendo stato privato del passaporto, di esplicare appieno le sue funzioni di presidente del Banco Ambrosiano, si serviva per gestire e dirigere il banco. Roberto Rosone è un uomo di saldi principi. È entrato nel banco da semplice impiegato fino a diventarne vicepresidente. Capisce che Calvi è in seria difficoltà e rischia di trascinare l'intero istituto in quel baratro. E così critica apertamente l'intera operazione. Secondo qualcuno, Rosone merita di essere punito. È a questo punto che le vicende del Banco Ambrosiano entrano in misterioso contatto con la banda romana. Tommaso Buscetta, pochi giorni prima che venisse commesso questo attentato, si trovava nell'abitazione romana di Pippo Calò, che all'epoca era latitante, e presente vi era proprio Danilo Abbruciati. Chi lo utilizzò un romano sulla piazza milanese, laddove probabilmente Killer a Milano poteva trovarne quanti ne voleva. Ed in più, evidentemente, rassicurò il killer in ordine alla facilità del compito che gli veniva assegnato. 26 aprile 1982. Danilo Abbruciati è nello scompartimento di un treno diretto a Milano. Ancora una volta il pugile solitario è chiamato a una missione decisiva. Un compito che lo porta via da Roma alla conquista di nuovi territori. Il 27 aprile del 1982, di fronte all'abitazione di Rosone, due persone, uno in motocicletta e uno a piedi poco distante, attendevano che Roberto Rosone, direttore generale del Banco Ambrosiano, uscisse di casa per recarsi nell'istituto di credito dove lavorava. Milano, via Oldofredi, piano centro. Sono passate da poco le 8, quando Roberto Rosone esce dal suo appartamento per raggiungere l'ufficio. Appena uscito di casa, Roberto Rosone, un uomo, poi Danilo Abbruciati, con una pistola gli si avvicinò, cercò di sparare, non funzionò l'arma, poi riprovò e riuscì a colpire Roberto Rosone, che cadde a terra. Roberto Rosone è gambizzato. Danilo Abbruciati ha compiuto la sua missione, ma commette un errore imperdonabile: voltare le spalle alla sua vittima e ai suoi angeli custodi. Quale era, ci si chiede, l'interesse di Danilo Abbruciati a colpire Roberto Rosone? Per conto di chi ha sparato il killer ucciso poi dalla Guardia Giurata? Quasi completamente escluso il movente politico, restano aperte tutte le altre ipotesi. Una serie di perquisizioni sono state intanto effettuate a Roma nel tentativo di identificare il complice di Abbruciati. C'erano delle persone presenti, una Guardia Giurata. E dopo aver sparato, Danilo Abbruciati scappò con la persona che conduceva una motocicletta e fu attinto dagli spari e Danilo Abbruciati morì. Danilo Abbruciati
cade sull'asfalto umido del mattino, sconfitto nel suo ultimo decisivo combattimento: siglare per sempre l'alleanza con le più alte sfere del mondo finanziario e dominare l'impero romano dall'alto. Partito alla conquista di nuovi territori, non farà più ritorno a casa. Viene ucciso il 27 aprile dell'82, io ero detenuta. Ero detenuta da pochissimi giorni e lo scopro in televisione. Dolore. Non è che lo devo ricordare, io ce l'ho ancora il dolore. Il dolore è l'unica cosa che non si attenua mai. E poi seppure dovesse essere attenuato, io con quegli uomini che ho incontrato dopo, il dolore è sempre vivo, perché nessuno è all'altezza di Abbruciati, quindi ha voglia dolore. Danilo Abbruciati è morto seguendo il suo sogno di potere e il suo principale ispiratore, Pippo Calò, uomo chiave di Cosa Nostra. Ancora una volta ha agito senza informare il resto del gruppo. Ancora una volta, per Maurizio Abatino, i testaccini si sono comportati da traditori. Il gruppo dei testaccini si è legato in qualche modo al gruppo di Pippo Calò operante a Roma, ed Abbruciati avrebbe attentato alla vita di Rosone, trovando egli stesso la morte, non già per un interesse dell'organizzazione Banda della Magliana, quanto piuttosto per un interesse di Cosa Nostra. In questo, quelli che si opponevano all'interno della banda ai testaccini, e in primis a Renato De Pedis, vedono un tradimento degli scopi della banda. Quindi quella che era inizialmente una diffidenza tra i due gruppi diventa scontro aperto. Per Maurizio Abatino non c'è più tempo per rimandare la resa dei conti con i testaccini, ora guidati da Enrico De Pedis. Ma mentre le due bande si preparano a uno scontro aperto, la polizia è ormai sulle loro tracce. Accecati dall'ambizione e dalle lotte di potere, i ragazzi della banda non si sono accorti che i tanti omicidi compiuti hanno tracciato il sentiero che porterà le forze dell'ordine fino a loro. Il cerchio della giustizia si stringe inesorabilmente intorno alla banda della Magliana. I potenti e invincibili boss ancora non sanno di avere i giorni contati. All'inizio degli anni '80, la banda della Magliana si è trasformata in una holding criminale potente e conosciuta. Un'organizzazione tentacolare che sfugge al controllo dei suoi stessi capi. È così che la banda si frammenta in due gruppi divisi dal reciproco sospetto. I ragazzi della Magliana, guidati dal boss Maurizio Abatino e legati allo spaccio di droga, e gli uomini di Testaccio, che sotto la guida di Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati tentano la scalata ai vertici della mafia dei colletti bianchi. È proprio in una missione solitaria compiuta per sedere al tavolo dei potenti che Danilo Abbruciati, detto Il Camaleonte, viene ammazzato. Per Abatino è l'ennesimo tradimento. La resa dei conti non può più essere rimandata. Ma sui due gruppi grava una minaccia peggiore. Il lavoro instancabile di magistrati e investigatori si avvicina pericolosamente agli uomini della Magliana. La banda rischia di essere sgominata in un solo colpo. La magistratura si rende conto di avere un'arma senza precedenti contro le organizzazioni criminali, i pentiti. Un'arma da puntare anche contro la banda della Magliana. È l'alba del 15 dicembre 1983, il giorno dell'operazione Lucioli.
Sono 64 le persone arrestate questa notte a Roma in una vasta operazione contro le bande della droga e tutte sono finite in carcere con accuse molto pesanti: associazione per delinquere, omicidio, traffico di stupefacenti. Tutti i boss della banda della Magliana sono svegliati da pugni sui portoni di casa, voci che intimano di aprire e di arrendersi. In piena notte gli agenti hanno bussato alle porte di molti appartamenti sospetti. Era l'epilogo di 2 anni di indagini sui nuovi vertici della malavita organizzata. «250 agenti di polizia passano a setaccio la capitale». L'operazione è scattata alle 4:30 in punto ed a condurla sono state la squadra mobile e la sezione narcotici della Criminal Pol. Una settantina di auto della polizia hanno letteralmente passato al setaccio le zone calde della città e del litorale. 64 ordini di custodia cautelare rinchiudono l'intera organizzazione dietro le sbarre. Da Maurizio Abatino a Enrico De Pedis, dai capi alle seconde linee ai fiancheggiatori. La banda della Magliana ha subito un colpo durissimo, un colpo senza preavviso. I capi di imputazione sono tanti e dei più gravi: associazione a delinquere, sequestro di persona, pluriomicidio, traffico di stupefacenti. Negli anni, la banda della Magliana ha sempre potuto contare su una giustizia compiacente. Stringere amicizie nei corridoi dei tribunali non è mai stato un problema. Ma questa volta i ragazzi della banda hanno sottovalutato un imprevisto. Fulvio Lucioli, il sorcio, uno di loro. Un uomo che negli anni diventerà un prezioso collaboratore di giustizia. Testimonierà anche nel processo sulla strage di Bologna. Dunque lei è Lucioli Fulvio, nato a Roma il 26 aprile 1954. Sì. Residente a Roma? Sì. Io mi ricordo che quando venimmo arrestati per Lucioli, tra noi in carcere, ci dicemmo quasi scherzando che solo uno di noi poteva fregare tutto. Cosa però impensabile all'epoca. Cioè nessuno di noi poteva credere che uno o qualcuno di noi potesse arrivare a accusare gli altri. Per capire cosa sia successo in quella gelida alba di dicembre, bisogna tornare a 2 mesi prima, esattamente alla mattina del 15 ottobre 1983. Fulvio Lucioli, il sorcio, uno spacciatore legato alla banda della Magliana, è a colloquio con un pubblico ministero e un commissario della narcotici. Lucioli era un uomo di Selis. La morte di Selis espose o fece comprendere ai suoi uomini di essere esposti ad un altissimo rischio. Lucioli sapeva che la sua sorte era segnata, per cui fece la scelta utilitaristica che gli si prospettò, quella cioè di denunciare coloro da cui poteva venirgli la morte. Di qui le sue dichiarazioni. Arrivò una richiesta di fare delle dichiarazioni, uno del gruppo si recò a sentire le dichiarazioni, immediatamente sospese perché si capì che erano dichiarazioni particolarmente importanti. Perché si è pentito, cioè, non c'è un motivo, penso che non ci sia mai un motivo quando una persona fa una scelta del genere. Cioè, può esserci un motivo, ma è personale, sono scelte personali. Io non credo mai a un pentimento d'animo vero, che uno c'ha a dire io fino ad oggi ho condotto questa vita e mi voglio pentire. Cioè andresti a pentirti davanti a Dio prima di tutto. C'è sempre un qualcosa, uno scambio, c'è sempre una libertà immediata, quello che sia comunque.
in carcere risparmiato, non ci credo a un pentimento. Spaventato o pentito, comunque fuori di sé, il sorcio inizia una confessione fiume che lascia increduli gli inquirenti. Fulvio Lucioli parla di estorsioni, sequestri di persona, omicidi mai risolti. Traccia le linee di un unico disegno criminale, un'organizzazione che regna indisturbata su Roma grazie all'appoggio di politici, mafiosi, potenti. Ci richiudemmo per tanti mesi col giudice istruttore a Paliano a sentire le dichiarazioni di Lucioli. Quella è stata la chiave di volta e il momento, secondo me, definitivo della vecchia Magliana. Per gli inquirenti ora è tutto chiaro. Di colpo si accorgono dell'esistenza della banda della Magliana. I capi d'accusa sono tanti e il processo sarà lungo. I sogni di Abatino, le ambizioni di De Pedis, la ricchezza dei ragazzi di Borgata divenuti potenti boss. Tutto finisce spazzato via di colpo. Un rastrellamento senza precedenti nel cuore della capitale. C'era poco da ridere, la questione cominciava a essere più che seria. Ho pensato che era un brutto affare, perché già i capi d'accusa comunque lasciavano presupporre che sarebbe passato del tempo, abbastanza, molto tempo. Quando si sono visti tutti in galera con gli anni che andavano avanti, lì sono cominciati i primi conflitti. Perché, come le ripeto, la galera ante la ordinata dal dottore è la cosa più brutta, c'è chi la sopporta, chi non la sopporta e quindi hanno cominciato arrivavano le condanne, arrivavano i rinfacciamenti. Ogni grande impero, raggiunto il suo massimo splendore, conosce la decadenza, lenta e inesorabile. Chi è dentro dovrà preparare la migliore difesa possibile. Chi è fuori, aiutare gli altri, come sempre. Ma la banda della Magliana non è più il clan compatto di una volta. Forse il processo potrebbe ridarle la forza dei tempi migliori, o forse potrebbe essere l'inizio dell'agonia. Nel dicembre del 1983, la banda della Magliana rischia di essere sgominata da un'improvvisa retata di polizia, scattata in seguito alle denunce di un pentito, lo spacciatore Fulvio Lucioli. I boss e gli uomini della Magliana attendono in carcere il processo, ma la compattezza della prima ora ha lasciato posto ai rancori, ai sospetti e a odi mai sanati. Agli inizi degli anni '80 la banda si è divisa in due. I ragazzi della Magliana, legati a Maurizio Abatino, rimasti allo spaccio di droga e crimini di piccolo cabotaggio, e gli uomini di Testaccio, guidati da Enrico De Pedis, ascesi ai vertici della mafia dei colletti bianchi. Nel carcere ora le due anime della banda si studiano con sospetto, in attesa dell'occasione giusta per la resa dei conti. Il boss che tiene le fila dell'organizzazione, il più ricco e potente, l'unico che può salvare la banda o portarla a una fatale guerra intestina, è il testaccino Enrico De Pedis. Da lui ora dipendono i destini di tutti. Fin da giovanissimi i compagni di strada chiamano Enrico De Pedis Renatino. Un vezzo tra i tanti di un giovane cresciuto nelle borgate, ma sempre attento al proprio look, curato ed elegante. De Pedis a modo suo era megalomane, però era un megalomane bello. Tutta la povertà che aveva vissuto da piccolo era una rivalsa per lui, queste belle cose, no? Renato a un certo punto si mette in testa andando a giro col Morga, era bellissimo su quel Morga. Se lo guardavano tutti. Perché? Perché non aveva avuto niente da piccolo, come non ho avuto niente io, non abbiamo avuto niente. Renato andavamo a scuola al Kennedy insieme. È il periodo più bello della vita mia, perché lui andava
a scuola e il pomeriggio andava a fare in PC imbrogli su e se la pagava per conto suo la scuola. Era un ragazzo, io lo ripeto, generoso, abile nel fare le rapine. Ci incontravamo, allora eravamo in tre, io avevo una Ferrari, lui aveva una Lamborghini e Raffaele Pernazzetti un Porsche. Ci incontravamo e facevamo stupideggiavamo sulle strade, lunghe le strade di Roma, per vedere chi era più abile alla guida, chi faceva più... Ecco chi era De Pedis. Era un principe Renato, un principe d'animo, un principe di modi. Da Renato io avevo tutto da imparare, perché la sua ambizione, era un uomo ambizioso, cercava di migliorarsi e chi gli stava vicino, se voleva, si migliorava a sua volta. Lui certamente non era una persona di compagnia, non pippava, non fumava hashish. Oggi manca a parlarne, quindi non era quello che eravamo noi. Però come ragazzo era un ragazzo da ammirare. Renato era bello, era educato, era signorile, era sempre vestito bene, frequentava le persone, noi purciari, insomma, perché si voleva migliorare, quindi erano delle buone ragioni per essere invidiosi, no? Renatino ha poco più di 20 anni quando la sua strada incrocia quella dei ragazzi della Magliana. Per un giovane criminale ambizioso come lui, la banda di Giuseppucci rappresenta l'occasione giusta per sottrarsi al degrado della periferia. In pochi anni diventa il boss di Testaccio. Sotto il suo rigido controllo è organizzato lo spaccio di droga della zona. Ma De Pedis vuole ancora di più. Era un bandito come lo eravamo noi. Fino al momento in cui lui non ha ciuffato tutte le conoscenze degli Abbruciati e dei Giuseppucci, è stato un ragazzo da ammirare. Dopo, e lui cosa ha fatto? Se lui dice io questi non li abbandono, devo dividerli con loro queste conoscenze. Siccome lui già prevedeva il futuro, lui guardava avanti, io adesso lo dico scherzando, a battuta, ma io oggi lui si trovava in Parlamento come sottosegretario, io mica mi sarei meravigliato. Era benestante ma non aveva rubato niente a nessuno, i suoi soldi li aveva fatti fruttare con l'intelligenza. Renato non ha rubato niente a nessuno. Questo ci tengo a precisarlo. E chiaramente non si drogava, non andava a puttane, i soldi li investiva e poi se gli altri rimanevano senza soldi era un problema loro. Quindi questa è una buona ragione, perché poi c'è l'invidia, se l'invidia fosse febbre tutto il mondo ce l'avrebbe. Nei primi anni '80 Renato De Pedis coltiva le amicizie giuste per reinvestire il denaro sporco in attività lecite. Negozi, imprese edili, locali. De Pedis ora è un bandito dal volto pulito, un imprenditore rampante. Cavalca un sogno che è di molti nell'Italia degli yuppie e della rinascita economica. Così oggi, nel bene o nel male, al di là di ogni pronostico di durata, sorge all'orizzonte politico-culturale del nostro paese questa prima presidenza di un socialista. Un fatto nuovo che si incarna in un personaggio, anzi in una personalità, il segretario del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi. Il motore della ripresa italiana è nelle idee di una nuova classe politica e del suo uomo simbolo. Il leader del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. La sua ascesa spezza il lungo corso del monopolio democristiano e introduce una politica più mirata allo sviluppo finanziario del paese. Come il rovescio della medaglia, maturano le condizioni per lo sviluppo della mafia dei colletti bianchi. Connivenze tra imprenditori, politici e faccendieri diventano prassi comuni.
L'abilità di Enrico De Pedis è cavalcare anche quest'onda e in poco tempo riesce a sedere al tavolo di finanzieri, politici e alti prelati. I rapporti di De Pedis con il mondo ecclesiale probabilmente iniziano proprio dalle sue detenzioni. Sono le sue detenzioni che lo mettono in contatto con personaggi del mondo ecclesiale e lui riesce a gestire questi rapporti e a trovarne frutto. I rapporti che ha con alcuni esponenti religiosi, anche di un certo rilievo, appaiono del tutto sproporzionati al ruolo e alla figura pubblica di De Pedis, che è un personaggio pregiudicato o comunque un personaggio coinvolto in varie vicende giudiziarie piuttosto gravi. I rapporti tra Renatino De Pedis e le più alte sfere del Vaticano sono ancora oggi al centro delle indagini degli inquirenti. Rappresentano un groviglio complesso alla base di uno dei più oscuri misteri della nostra nazione: la scomparsa di Emanuela Orlandi. È il 22 giugno 1983. Emanuela Orlandi, 15 anni, figlia di un commesso della prefettura del Vaticano, scompare nel nulla. Dopo la sua lezione alla scuola di musica in piazza Sant'Apollinare, non fa più ritorno a casa. Emanuela Orlandi è scomparsa il 22 giugno, tra l'altro di lei c'è quella fotografia, quel manifesto con una fascetta qui perché era stata alla festa, perché la Roma aveva vinto lo scudetto che era la sua squadra del cuore, quella era l'ultima fotografia. All'inizio non si capì bene che cosa era successo, tant'è vero che quando i familiari andarono a denunciare la scomparsa dissero al commissariato: non vi preoccupate, sarà andata per conto suo da qualche parte. Loro erano molto preoccupati perché sapevano che la ragazza non si sarebbe mai allontanata senza avvertirli. Solo dopo passarono i giorni, passarono i mesi e diventò un intrigo addirittura internazionale, con tantissimi appelli del Papa. Giovanni Paolo II fece più appelli per la liberazione di Emanuela Orlandi, cosa che non è successo per nessun'altra persona rapita. Le ricerche della ragazza partono immediatamente e si affacciano i primi testimoni. L'ultimo ad averla vista è un vigile urbano. Ha notato Emanuela Orlandi salire su una BMW scura. Ma la ragazza non è sola, è in compagnia di un uomo. Che cosa è successo? Che Sambuco fece un identikit di questa persona che si era avvicinata a Emanuela Orlandi, un identikit che è rimasto nel segreto, nei cassetti per tantissimi anni. Noi di Chi l'ha visto siamo riusciti poi a tirarlo fuori. C'è una singolare somiglianza con Enrico De Pedis. Non risulta essere stato fatto un identikit e essere stato riconosciuto questo identikit come appartenente a De Pedis all'indomani della scomparsa di Emanuela Orlandi. È qualcosa che, diciamo, è un detto che non ha riscontri probatori. La scomparsa di Emanuela Orlandi è un mistero talmente fitto da far dubitare di qualunque certezza. Ancora oggi, dopo anni di indagini, non è possibile conoscere la verità. Ma all'inizio del terzo millennio, un nuovo indizio sembra riaprire il caso. Parte dei banditi della È il 2005. Renatino De Pedis è morto da 15 anni. Il programma televisivo Chi l'ha visto sta ripercorrendo la storia della scomparsa di Emanuela Orlandi, quando ai centralini della redazione arriva una telefonata anonima. Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
nella Basilica Sant'Apollinare vi è una cripta, dentro la cripta è sepolto in una minuscola apparente cappella costituita ad hoc il De Pedis, e questo costituisce un fatto storico incredibile, inspiegabile, perché non vi sono altre sepolture recenti nella Basilica. La Basilica era un luogo di sepoltura nel tempo diciamo rinascimentale, ma non certo in epoca moderna. E quindi si è scatenata un pochino la caccia al perché il De Pedis abbia potuto essere sepolto in quella basilica. L'inchiesta sul rapimento della Orlandi è di nuovo aperta e la strada da seguire sembra definita anche dalle rivelazioni dell'ex compagna di De Pedis, Sabrina Minardi. E quindi dove fu portata la ragazza? A Via Pignatelli. A Monteverde? Sì. Nei sotterranei che hai fatto ritrovare tu? Sì, è venuto Marcino questo una volta, io ho sentito delle grida, Renato mi ha fatto cenno di stare zitta e di farmi i fatti miei e io non sono entrata. E poi quando hai rivisto Emanuela? Al Gianicolo, quando l'ho portata da quel sacerdote lì al benzinaio del Vaticano. Se risultasse al termine delle investigazioni vera l'accusa mossa da Sabrina Minardi e De Pedis di aver partecipato, anche diretto, il sequestro e forse l'omicidio di Emanuela Orlandi, rimarrebbe aperto il capitolo dei moventi. Il capitolo dei moventi è un capitolo misterioso, se ne sono affacciati tanti, uno più misterioso dell'altro, tutti direi piuttosto inquietanti. Le indagini sono ancora in corso e nulla può spiegare in modo certo e definitivo la misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta ormai quasi 30 anni fa. Né è possibile spiegare perché il boss di Testaccio sia stato sepolto al fianco di cardinali e vescovi. Per i suoi familiari si tratta dell'ultimo vezzo di un dandy, che nel periodo di maggior ricchezza sarebbe divenuto un benefattore della Chiesa. Ciò che è certo è che nel 1983, quando Emanuela Orlandi scompare e quando tutti gli uomini della banda vengono arrestati, Renatino De Pedis è un boss dalle 1000 entrature. Il suo impero economico lo ha reso il più ricco degli uomini della Magliana. Ha imparato a gestire gli affari da solo e solo per il suo interesse personale. E questo ai suoi compagni di strada non piace affatto. Le denunce dello spacciatore Fulvio Lucioli hanno incastrato gli uomini della banda della Magliana, compresi i due boss Maurizio Abatino e Enrico De Pedis. Oltre 60 criminali finiscono in carcere, imputati dei reati più gravi: omicidi, traffico di droga, associazione a delinquere. Ma la banda, corrosa da invidie intestine e sgominata dalla polizia, ormai è divisa in due. Ora i vecchi compagni devono anche guardarsi gli uni dagli altri, cercando di distinguere gli amici dai nemici. Ogni alleanza rischia di saltare per sempre. Ora si è tutti contro tutti. Durante le prime udienze in tribunale, gli imputati entrano sfilando compatti, dando un segno di sicurezza e di sfida a chi li vuole rinchiudere in galera. In realtà, dietro quella sfrontatezza, nascondono sospetti, rancori e gelosie. Ognuno sta cercando di aggiustare il suo processo. Il primo a farlo è incredibilmente Maurizio Abatino, lo spietato boss del quartiere Magliana. È stato il faro della banda nei momenti peggiori, ma ora è pronto a tutto pur di uscire dal carcere.
Ai compagni spiega però che è l'unico modo per garantire la salvezza di tutti. Solo che tanti erano accecati, è ovvio, inizialmente erano accecati dalla filosofia che lui sarebbe uscito e comunque avrebbe poi pensato a tutti, cosa non vera, ma non vera già nelle intenzioni. Negli anni, Abatino ha imparato un modo per sottrarsi al carcere: usare il proprio corpo come cavia. Si è iniettato sangue infetto, si è sottoposto a biopsie, gastroscopie e operazioni di ogni tipo. Tutto per essere trasferito in case di cura. Questa volta i medici che ha corrotto gli procurano false prove. Con uno scambio di vetrini, Crispino ottiene una finta diagnosi: tumore allo stadio terminale. Ma ad Abatino non basta. La messa in scena deve essere ancora più credibile e trova il modo per disertare udienze e interrogatori. Mi pare che qualche udienza presenziò in barella, perciò fu portato per venire in ambulanza. Diciamo, non vorrei sbagliarmi, però aprile 86, così. Comunque prima della sentenza lui era già ricoverato in clinica, non ricordo se fosse piantonato o come, però insomma stava fuori. La sua strategica farsa lo porta ad essere ricoverato a Villagina. Inizia per Crispino un lento e inesorabile allontanamento dalla banda. Ai compagni non piace il modo in cui si sottrae alle responsabilità di un capo. Presto il ricovero di Crispino non sarà più sufficiente per tenerlo lontano dalla vendetta degli uomini della Magliana. I giovani banditi, abbandonati dal loro capo storico, si rivolgono a Renatino De Pedis, l'unico ad avere le carte giuste per deviare il corso della giustizia. Ma non tutti si fidano di lui. Edoardo Toscano, detto l'operaietto, è stato uno dei sicari più affidabili e spietati della banda della Magliana. In pieno giorno, di fronte a decine di testimoni, ha ucciso con freddezza Sergio Carrozzi e Orazio Benedetti. L'operaietto rischia l'ergastolo e accusa De Pedis di non aver fatto abbastanza per trovare gli avvocati giusti. Una mattina sul pullman che ci portava nelle aule, il pullman dei carabinieri, eravamo in gabbia, io con la figlia e Giorgio Paradisi, che con la figlia doveva stare sempre con me comunque. Mi mostrò un laccio delle scarpe, dei lacci delle scarpe, e mi disse che quella mattina avrebbe strozzato De Pedis. Dico, ma che cazzo stai a dire? Dice sì, perché questo sta facendo troppo prodomo sua. Qui quello che ci arriva non è soddisfacente. Che chi più aveva a disposizione un qualcosa che potesse alleviare sia una condanna che uno stato detentivo doveva essere messo a disposizione, e forse a De Pedis veniva imputato questo. Io mi avvicinai e mi disse, ma che è successo? Dico, no, non è contento perché hai messo sto merda l'avvocato, no? Con tutto il rispetto per l'avvocato, magari non ci capivamo niente noi, però per noi non andava. E lui rispose una frase che aggravò ancora di più la situazione. Ma mica conta quello che dice qui, io il processo già ho vinto al tribunale. Non appena io ridetto sta frase a Toscano è scatenato l'inferno. Sto figlio di una mignotta, se l'è preparato solo per lui, noi in galera, lui si è corridoi. Le accuse reciproche vanno avanti per tutto il processo, fino al giorno della sentenza. In aula i ragazzi della banda non entrano più uniti. A dividerli è un rancore che presto tracimerà nella violenza. Il patto, l'ultimo patto fatto prima che il processo finisse, era quello: ne parliamo quando usciamo.
23 giugno 1986. A quasi 3 anni dalla prima deposizione di Lucioli, la sentenza della Corte d'Assise condanna in primo grado 37 imputati su 60. Una sentenza mite che riconosce principalmente la colpevolezza per il traffico di stupefacenti. La metà degli uomini della banda torna a piede libero, compreso il boss di Testaccio, Enrico De Pedis. La condanna più pesante va invece proprio a Edoardo Toscano. Dovrà scontare 20 anni di carcere per omicidio. La prima battaglia con la giustizia sembra vinta, ma i ragazzi della Magliana non dormiranno a lungo sonni tranquilli. Una nuova minaccia arriva da un affiliato che fin d'ora ha agito nell'ombra. Si chiama Claudio Sicilia, ma tutti lo conoscono come il Vesuviano per le sue origini campane. Essendo Sicilia amico di vecchia data di Colafigli, diventa un tipo quasi un faccendiere di tutto quello che era un po' l'organigramma in quel momento. Claudio Sicilia è tra i pochissimi scampati alla retata del 1983. È così che, con i compagni in carcere, ha preso le redini dell'organizzazione. Ha in mano, di fatto, l'intero patrimonio della banda. Lui da fuori doveva gestire quello che girovagava intorno al gruppo Abbatino Toscano e l'ha gestito bene, lo gestiva per sé. Ma la reggenza di Sicilia finisce all'improvviso nell'autunno del 1986. Tutto nasce a seguito dell'arresto operato in data 17 ottobre di un noto pregiudicato, Claudio Sicilia. Ad attenderlo in questura c'è un giovane commissario destinato a fare carriera, Niccolò D'Angelo. Eravamo uno di fronte all'altro e presi un pezzo di carta con una penna e fu investito da una valanga di nomi, di fatti, di circostanze. E ricordo che sono stato fino alle 6 di mattina senza muovermi mai dal tavolo e in quelle 3 ore vergai numerose pagine e pagine, anche con la sete dell'investigatore di conoscere anche tutta una serie di fatti di sangue nel quale avevo indagato e che non ero riuscito a trovare gli responsabili, nel quale avevo dei sospetti e quindi cercai delle conferme anche in Sicilia. Claudio Sicilia teme per la sua incolumità e decide di parlare. Conferma così i racconti degli altri pentiti e aggrava la posizione dei compagni con nuove accuse. È lui a parlare delle finte malattie di Abbatino, inchiodato su una sedia a rotelle in una clinica romana. Maurizio Abbatino capisce che la sua copertura sta per saltare. Sa che molti dei suoi compagni sono in libertà vigilata e vuole riprendere il controllo dell'organizzazione. Cerca gli amici di sempre, ma viene ignorato. Forse la punizione peggiore. Più che detta forse l'ha capita, perché sa come la pensavo. Al momento che sono uscito lui stava in clinica quando mi ha mandato a chiamare. Non ci sono andato e lui li ha capito. Maurizio Abbatino ha capito che a Roma non ha più alleati, ma pericolosi nemici. La sorveglianza su di lui è blanda. Un pregiudicato sulla sedia a rotelle non preoccupa. Quando è stato il momento? Dopo 3 anni la polizia di controllo si rilassa e ti ammolla perché 3 anni in tareggi in piedi, stai con la carrozzina, dove vai? Invece lui si è calato e è andato via. Maurizio Abbatino, 33 anni, appartenente alla famigerata banda della Magliana, era ricoverato da molti mesi a Villagina, benché sorvegliato dalla polizia, è riuscito, nella migliore tradizione delle evasioni, ad annodare le lenzuola del suo letto e a calarsi dal balcone, malgrado fosse semiparalizzato alle gambe. Aveva quindi sicuramente dei complici ad attenderlo. È fuggito, aiutato dal fratello e forse da un amico del fratello. Penso sia avvenuta così, che si sia calato con le lenzuola di notte da questa camera e poi è espatriato. 23 dicembre 1986.
Maurizio Abatino, capo storico della banda della Magliana, scompare nel nulla. Ora è latitante. Perde ogni contatto con la banda, con le sue attività, con i suoi amici di sempre. A regnare incontrastato sulla capitale ora è Renatino De Pedis. Ma gli effetti della denuncia del Vesuviano non tardano a colpire anche De Pedis e il resto della banda. Pochi mesi dopo l'evasione di Abatino, il 17 marzo del 1987, la Procura di Roma emette 91 ordini di cattura contro le persone chiamate in causa da Claudio Sicilia. Potrebbe essere l'affondo decisivo della giustizia, ma ancora una volta Enrico De Pedis e i suoi uomini hanno preso le dovute contromisure. Sicilia parla anche di corruzione, individua anche al Palazzo di Giustizia, individua anche una serie di personaggi con i quali la banda aveva avuto dei contatti. Fornisce prove, circostanze documentate e contatti estremamente discutibili con tutta una serie di legali, regalie fatte a tutti i livelli e anche una capacità di penetrazione all'interno del Tribunale di Roma e ai Tribunali della Libertà. Tant'è vero che il Tribunale della Libertà bollerà in 3 giorni, dico 3 giorni, un'indagine durata 1 anno e la posizione di 80 imputati. Secondo Sicilia, la banda della Magliana è riuscita a corrompere perfino i tribunali. Ma le sue parole cadono nel vuoto. Quello stesso tribunale che ha accusato respinge infatti le sue dichiarazioni. Il Vesuviano ora è un uomo solo, senza alcuna protezione e con gli ex compagni presto liberi e pronti a metterlo a tacere. A Sicilia non resta che nascondersi, ma scappare dalla banda della Magliana a Roma non è possibile. La fuga di Sicilia finisce qualche anno dopo in un malinconico pomeriggio d'autunno in un negozio di abbigliamento all'Euro. La condanna a morte di Claudio Sicilia, l'ex esponente della banda della Magliana che aveva collaborato con la giustizia romana per far luce su tanti misteri legati alla famigerata gang ucciso ieri sera da 2 killer in un negozio di Tormarancia, dove aveva cercato scampo, non ha una firma ben precisa. È il 14 giugno del 1988. Gli uomini della banda della Magliana attendono l'ultimo grado di giudizio di un processo che li vede imputati per i reati più gravi. Ma ancora una volta i banditi romani trovano il corridoio giusto per uscire dal carcere. La Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, soprannominato il giudice ammazza sentenze, demolisce l'intero impianto accusatorio del processo. Le condanne saltano. Dovrà ripetersi a Roma il processo contro i componenti della cosiddetta banda della Magliana. La Corte di Cassazione infatti ha annullato la maggior parte delle condanne inflitte dalla Corte d'Assise di Roma a 37 dei 60 imputati, non ritenendo sufficientemente motivata la sentenza emessa dai giudici romani. La banda della Magliana avrebbe cercato di assumere nei primi anni dell'80 il controllo delle attività della malavita nella capitale e pur di riuscirvi avrebbe messo a segno 9 omicidi. Dopo anni di carcere, gelosie e reciproche accuse, i ragazzi della banda ora sono liberi di scendere in guerra. È così che Enrico De Pedis, mentre guadagna miliardi e li reinveste in attività pulite, si mette alla caccia dei suoi nemici. Il suo primo obiettivo è l'uomo che durante gli anni del carcere ha provato a mettersi contro di lui. Edoardo Toscano, l'operaietto. Praticamente Edoardo ad Ostia c'era un fornaio che faceva usura e aveva dato 50 milioni dei suoi per metterli nella cassa comune e poter usufruire dei guadagni dell'usura. Quando l'hanno saputo i testaccini, in questo caso De Pedis,
ha mandato uno dei suoi messi a corrompere questo fornaio, a dire: senti, se tu ci avvisi quando Edoardo viene da te, io ti lascio i 50 milioni di Edoardo e più te ne do altri 50. E questo ha accettato questa offerta, questa indegna offerta. Quindi la mattina Edoardo, quando si è presentato all'appuntamento, è arrivato questa moto con questi due tizi, cioè Angelo Cassani, detto Ciletto, e Angelici, adesso in questo momento mi sfugge il nome, detto Rufetto, e gli hanno sparato mentre Edoardo stava così contrattando, parlando con questo di spalle, gli hanno sparato in testa. Un pluripregiudicato di 36 anni, Edoardo Toscano, indicato come uno dei principali boss della malavita organizzata romana, è stato ucciso questa mattina intorno a mezzogiorno a colpi di pistola da 2 killer davanti ad una panetteria di Viale della Marina ad Ostia. È il 16 marzo 1989. Edoardo Toscano, il più abile killer della Magliana, si è fatto cogliere impreparato. Ero tenuto al carcere di Ancona e stavo passeggiando al cortile, l'ora del telegiornale, l'una non mi ricordo adesso. Una voce dall'alto di un mio amico, un ragazzo di destra pugliese, mi disse così, diretto: Nino, hanno ammazzato Edoardo. Poraccio, io si è preso più parolacce lui. E allora, poi, e io subito, lui, subito ho pensato a De Pedis. Agli inizi degli anni 90 Renatino De Pedis gestisce un vero impero economico. A Roma è diventato un intoccabile. Nel 90 c'era un gruppo ancora della Magliana fuori che però consideravano De Pedis inattaccabile perché aveva sempre uomini intorno, addirittura io non l'ho visto, ma da quelli che loro mi dicevano che avevano provato a controllarlo, aveva degli uomini armati, ma non malavitosi, qualcosa tipo guardie del corpo, e quindi dice: non è possibile arrivarci. Sulla piazza della capitale nessuno osa colpire Enrico De Pedis. Chi vuole vendicare la morte di Edoardo Toscano deve rivolgersi altrove. Con la figlia all'interno dei manicomi conosce 2 toscani, 2 cani sciolti. E io devo ammazzare De Pedis. E loro dicono: ci pensiamo noi. Per completare il piano manca solo l'esca giusta, che Colafigli individua in un amico di De Pedis. Un piccolo criminale convinto a collaborare sotto minaccia. E così prende appuntamento con De Pedis a Campo dei Fiori, con la scusa di un affare di quadri, di cose, perché ormai De Pedis era diventato un amante di arte, insomma, voglio dire, aveva fatto un balzo maggiore verso l'incensuratezza. 2 febbraio 1990. Via del Pellegrino, una zona centralissima di Roma. La mattina che avevano questo appuntamento per questo affare, intorno c'era un toscano, 3 o 4 romani compresi con la figli e Carnovale, Antonio Dinzilla a bordo al volante di una moto e dietro un toscano che chiamavano il cinghiale perché è un personaggio enorme che forse se avessero detto mangiatelo con le mani lui l'avrebbe fatto lo stesso perché era un totale dimente. De Pedis, che non era stupido, se ha capito che non era più una questione di quadri, ma era una questione di vita e di morte, è salito sul suo scooter
e ha tentato la fuga. La moto gli si è avvicinato, l'ha affiancato e quello ha iniziato a spararsi. A Roma, in pieno centro, è stato ucciso un uomo considerato il capo della cosiddetta banda della Magliana. L'uomo Enrico De Pedis, 36 anni, era a bordo di uno scooter quando è stato raggiunto da 2 motociclisti che gli hanno sparato contro numerosi colpi di pistola. Muore nel centro di Roma. Partendo dalle periferie più degradate, la banda della Magliana è arrivata fino al cuore della capitale. Quindi è rimasto per terra lui, le sue conoscenze all'interno dei suoi prelati, i suoi miliardi, le sue conoscenze e le sue fughe dai tribunali. Con la morte di De Pedis, la banda della Magliana, di fatto, non esiste più. Gli ex componenti del gruppo ora sono uomini consumati dalla droga e dal carcere e dall'odio. Vivono armati, nel timore di essere uccisi, pronti a fare fuoco. I pochi superstiti sono uniti solo dal rancore verso gli infami. Uno su tutti, Maurizio Abatino, detto Crispino. Crispino è latitante da anni e la polizia gli sta dando la caccia. Non solo è un pericoloso boss, ma custodisce tutti i segreti della banda della Magliana. Per i superstiti del clan romano ora è una corsa contro il tempo. Trovare Abatino prima che le forze dell'ordine arrivino a lui. La caccia all'uomo è aperta. Agli inizi degli anni 90, Renatino De Pedis, l'ultimo boss dell'organizzazione romana, è caduto vittima della sanguinosa faida che ha decimato la banda della Magliana. L'unico capo sopravvissuto è Maurizio Abatino, detto Crispino. Dal 1986 è latitante, fuggito clamorosamente durante la detenzione. Per i malavitosi romani è un infame e nelle mani della polizia potrebbe trasformarsi in un pericoloso delatore. Per una volta, forze dell'ordine e vecchi banditi condividono lo stesso obiettivo: rintracciare al più presto Maurizio Abatino. Per gli ex ragazzi della banda c'è un solo modo per stanare Crispino: far parlare i suoi familiari. Roberto Abatino, fratello del pericoloso latitante, è la vittima designata. Robertino, un ragazzo che non c'entrava niente con una malavita. Se faceva piccoli reati. Quando l'ho conosciuto io non faceva nemmeno quelli, era un ragazzo che lavorava. Questo l'hanno preso e se lo sono portato via con una scusa. E poi lo hanno seviziato proprio per farsi riferire dove fosse nascosto il fratello Maurizio. 18 marzo 1990. Il corpo di Roberto Abatino viene restituito dal Tevere, martoriato da 30 coltellate. Il giovane fratello di Crispino non ha voluto parlare e ha pagato con la tortura e la morte il suo silenzio. Maurizio Abatino continua a essere inafferrabile, anche per la polizia, che da oltre 5 anni dal giorno della sua evasione aspetta con pazienza che il vecchio boss faccia un passo falso. È il 31 dicembre 1991, la notte di Capodanno. Ogni anno, a Natale e Capodanno, si provvedeva a intercettare il telefono di Abatino, poiché era il periodo, diciamo, più importante, nel senso che magari qualcuno poteva lasciarsi andare per fare gli auguri. In un appartamento del quartiere Magliana squilla il telefono. Chi parla è Maurizio Abatino. Vuole sentire la voce della madre, dopo tanti anni.
lasciai quella festicciola alla quale sono stato invitato a notte di Capodanno, devo dire anche che la lasciai con molta contentezza, perché andai in sala ascolto dove poi comprammo un paio di bottiglie. Ricordo che brindammo lì in sala ascolto perché di fatto noi nel giro di 10 minuti in mezz'ora avevamo già l'indirizzo e l'abitazione dove di fatto abitava Abatino attraverso l'Interpol. L'appuntamento con Crispino è a Caracas, in Venezuela. In tutti questi anni Abatino si è rifatto una vita, sempre alla sua maniera. Ha contatti con la piccola criminalità locale e con lo spaccio di droga. Alla vista della polizia italiana, Maurizio Abatino non cerca di scappare, non oppone resistenza. Sorride. Riconosce i suoi avversari di sempre in un paese in cui non è nessuno. Ma io già lo conoscevo, per cui lui conosceva me, ci conoscevamo abbastanza bene, per cui ci siamo confrontati. Mi ha detto vabbè, ci sei riuscito, mi ha detto perché mi dava del tu. Ha detto vabbè, che pensavi? Di restare latitanti a vita, gli ho risposto. Sono andati tutti dentro, dico tu non potevi pensare di restare chiaramente nascosto a vita. Ha fatto un mezzo sorriso e lì chiaramente è finito. Insomma. È arrivato stamane da Venezuela ed è in carcere a Roma Maurizio Abatino, che fu il capo della famigerata banda della Magliana. Era stato arrestato a Caracas 9 mesi fa. In Italia deve rispondere di omicidio, traffico internazionale di stupefacenti e associazione a delinquere. 4 ottobre 1992, aeroporto di Fiumicino. Maurizio Abatino si affaccia sugli scalini dell'aereo circondato da funzionari di polizia e fotografi. Il più sfuggente boss della Magliana, l'ultimo detentore di segreti inconfessabili, è tornato nella sua Roma in manette. Quella stessa città che insieme all'amico Franco Giuseppucci, Ernegro, un giorno di 16 anni prima aveva deciso di conquistare con l'invincibilità della giovinezza. Ora è emaciato, malato e intimidito, ma con gli occhi di chi sa già cosa deve fare. Come sempre. E sta per dimostrarlo. È il 1992. È la fine della Prima Repubblica Italiana. È l'anno delle stragi di mafia in cui perdono la vita i giudici Falcone e Borsellino. L'anno di Tangentopoli e del crollo di un'intera classe politica. Segretari di partito e uomini d'affari, accusati di corruzione, sfilano nelle aule di tribunale come criminali comuni. È l'umiliazione pubblica della politica. Si apre una crisi istituzionale senza precedenti. Sono gli anni in cui finalmente si possono chiudere i conti con il passato e con i suoi simboli. E uno di questi è la banda della Magliana. Maurizio Abatino, in gabbia, sembra rassegnato al suo destino. Ma se parlasse, finirebbero in galera tutti, e questa volta per rimanerci a lungo. E lui ha una gran voglia di vendicarsi di chi ha ucciso suo fratello. Abatino torna che con l'intento già di collaborare, perché la voce già c'era. Già si diceva quando lui era attraverso gli avvocati, perché i primi a portare queste notizie sono gli avvocati, perché o vengono revocato, o vedono cambiamenti, o vengono informati di certe visite di investigatori. Quindi lui quando è tornato, lui già aveva detto qualcosa dal Venezuela, perché l'hanno fatto sparire subito. L'hanno messo subito in una cosiddetta località protetta. Maurizio Abatino, a 38 anni, è pronto per passare dalla parte della giustizia. E le domande alle quali deve rispondere sono tante. Grazie alle dichiarazioni di un pentito sono stati arrestati 50 esponenti della Banda della Magliana, un'organizzazione criminale romana che negli anni ha avuto a che fare con la mafia, con la camorra, con i sequestri, con i servizi segreti e si è scoperto da poco anche con la strage di Bologna.
All'alba del 16 aprile 1993 scatta l'operazione Colosseo. 500 agenti della squadra mobile si sparpagliano per Roma. L'operazione è gigantesca. La polizia effettua 56 arresti, sequestra ai boss della Magliana 80 miliardi di lire di beni mobili e immobili. L'accusa è la più pesante: associazione a delinquere. La banda della Magliana è considerata al pari di mafia, camorra e 'ndrangheta. Siamo al Badino, si sono susseguiti altri pentimenti, quello di Mancini, appunto, quello di Carnovale, della Moretti, ma diciamo quello un po' più, diciamo quello decisivo è stato il pentimento da Badino. Per i superstiti della banda si aprono di nuovo le aule dei tribunali. Per anni Maurizio Abatino e i successivi collaboratori di giustizia, Antonio Mancini e Fabiola Moretti, diventano protagonisti della letteratura criminale e testimoni nei processi dei più oscuri misteri d'Italia. Maurizio Abatino è un leone in gabbia, ma non dimentica ciò che è stato. Io dico una cosa, se succede qualcosa ai miei familiari, l'avvocato Taormina è il primo che viene sparato in testa. No, lei per cortesia... Come... Lei può rifiutarsi di rispondere a tutte le domande che ritiene opportune, familiari e non familiari, però non può fare affermazioni di questo tipo. No, mi sembra che sta esagerando. Ha capito che non voglio che si parli della mia famiglia, sta esagerando. Vorrei capire soltanto se Abatino me l'ha fatta la minaccia per farla eseguire personalmente. Esattamente. Sarei disposto a eseguirla personalmente. Il filone principale del processo alla banda della Magliana si conclude con numerose e pesanti condanne. Questa volta i boss romani non godono più di nessuna protezione. Sulla banda della Magliana cade definitivamente la scure della giustizia. Io ho preso 2 condanne che per effetto, insomma, avrei preso 46 anni di condanna totale. Però raggruppate in un cumulo giuridico arrivano a 30. Sono state assimilate a 30 anni di condanna. Sgretolata dalle lotte intestine e dal corso della giustizia, la banda della Magliana appartiene oggi alla mitologia di Roma. Roma è cambiata. Per quelli della banda, un tempo temuti da tutti, oggi non c'è più spazio. I suoi protagonisti hanno quasi saldato il conto con la giustizia. Le Ferrari, i locali di lusso, le scommesse all'ippodromo, le risate sguaiate, l'odore di polvere da sparo. Non c'è più niente. Della banda della Magliana, oggi non è rimasta che la storia, gesta spavalde e violente, che hanno assunto i contorni di un romanzo criminale. Ma la vera storia della banda che tra il 77 e la metà degli anni 80 terrorizzò la capitale è scritta invece nelle cronache più nere e cupe di quegli anni. In quelle pagine non ci sono eroi, regole, onore, ma un lungo elenco di omicidi, soprusi e vittime innocenti. Guarda, io non mi sono mai vergognato di essere diventato un criminale, no? Perché era quello che volevo, mi piaceva proprio a me. Io ho voluto proprio essere quello che sono diventato. Lei senta la società, la cosa, ma che società? Noi eravamo 12enni, 13enni, già dicevamo, se compriamo, cominciamo dalle 500 Abarth, poi se compriamo una cosa, se compriamo, ecco, andiamo a Roma, famo Roma, sequestriamo qui. 12 anni siamo da San Basilio.
Ne voglio andare in un paese dove sono una qualsiasi, sono Fabiola e basta. E poi voglio un uomo che mi ama perché sono Fabiola, non perché ero l'amica e la compagna di. Io a volte mi sento a disagio veramente, perché in effetti poi ci sono persone che mi conoscono, anche se non da vecchia data, ok, conoscenze assimilate in questi anni di riottenuta semilibertà, persone comunque comuni, che hanno attività proprie di commercio, sono quasi affascinate e a me mette a disagio una cosa del genere. Non riesco a capire che c'è in loro di affascinante, che ci trovano di affascinante. Posso capire la curiosità per una storia, cioè uno scoprire, uno spaccato di quello che possa essere stata questa realtà, però da lì a tramutarla in qualcosa che affascina, che quasi crea desiderio, lo trovo assurdo.